In tutte queste avanguardie c'è una cosa fondamentale, è una rielaborazione mentale della realtà, non più la sua imitazione. Avevamo visto nel periodo precedente, no, con gli impressionisti, il realismo, tutta la pittura più naturalistica, come ci si rifacesse effettivamente alla realtà. Considerate che tutte queste avanguardie, e il surrealismo in primis, rielabora mentalmente la realtà per proporre una realtà completamente nuova, mondi altri. Avevamo visto che vari elementi portano in una direzione che non è più di stabilità, di sicurezza, di certezza, dalla psicanalisi di Freud alla scoperta dei raggi X, alla teoria della relatività, no, di Einstein. Avevamo visto che queste scoperte scientifiche e tecnologiche avevano portato importanti risvolti nella società e non possiamo non conoscere la metafisica se si vuol parlare di surrealismo, perché è il movimento in un certo senso che precede. E tanto più Magritte rimarrà influenzato proprio da dipinti di Giorgio De Chirico, quindi bisogna per forza conoscere anche che cos'è la metafisica e da che cosa si differenzia. Considerate appunto che proprio la metafisica ispirerà proprio il surrealismo in Francia, oppure la nuova oggettività in Germania e addirittura anche la pop art inglese e statunitense. Allora, la metafisica nasce dall'incontro di Giorgio De Chirico e Carlo Carrà. Ci sono vari membri di questo gruppo e loro che cosa fanno? Recuperano tutta la figurazione tradizionale più classica e rifiutano che cosa? Il linguaggio cubo-futurista, che è il futurismo che scomponeva la realtà, c'era questo senso del movimento. Qui siamo catapultati in un mondo di pace, dove si ritorna in un certo senso indietro, tra virgolette, ma volutamente, un recupero di una classicità, di un mondo silenzioso, un'arte che diventa espressione mentale e concettuale. E questo è alla base, diciamo, della pittura metafisica. È una corrente però la metafisica esclusivamente italiana e precede, considerate 10 anni, il surrealismo. E quindi di metafisica si può parlare solo qui in Italia. È considerata per tanti anche un'anti-avanguardia, perché abbiamo visto rispetto all'avanguardia la volontà, no, di ribellione, di distruggere, ecco, la metafisica è un ritorno all'ordine. L'assurdo però che diventa anche sorpresa. Immagini della classicità, basta pensare a Canto d'amore, pensate che questa è proprio l'opera che farà riflettere Magritte. Canto d'amore, un'opera del 1914 e qui vedete ci sono immagini della classicità perché qui capite bene è ripresa una testa classica combinata alla contemporaneità. Ma c'è un guanto, c'è una palla, c'è una città sullo sfondo, un loggiato. Le proporzioni poi sono assurde, no? Perché danno questo senso anche di mistero, perché vedete la statua sta appesa come il guanto, no? La prospettiva c'è, ma è irregolare, serve per straniare, no? E la pittura diventa come una sorta di rebus, qualcosa che è da comprendere, che non tutti riescono a comprendere. Profondamente colpito da questo dipinto, Magritte, sentite come lo descrive. Un'opera che rappresentava un taglio netto con le abitudini mentali di artisti prigionieri del talento, dei virtuosi di tutti i piccoli estetismi consolidati, un nuovo modo di vedere. Ecco, per Magritte quest'opera è qualcosa di straordinario che lo invita a guardare oltre. E lui, insieme a Paul Delvaux, è considerato il maggior pittore del surrealismo in Belgio. Magritte all'inizio parte con una vicinanza al cubismo per poi approdare in un certo senso al surrealismo. È chiamato da tutti il sabotatore tranquillo. Il sabotatore è qualcuno che ci vuole sabotare, ci vuole mettere di fronte a una realtà spaesante, no? Però è tranquillo, non è come i dadaisti o come sarà per esempio anche Dalì. Cerca di insinuarci in noi dei dubbi, lo vedrete con le sue opere. All'inizio alcune opere sembrano anche normali, tra virgolette, sembrano reali, no? E poi invece lui ci vuole mostrare il mistero che c'è dietro alla vita, il mistero che è spesso inspiegabile, no? Gli amanti ne fa varie versioni in cui si vede un uomo e una donna che si stringono insieme
in un gesto affettuoso, come guardate, qui sembrano che stanno per farsi un selfie, per farsi fotografare, no? Potrebbe essere un'istantanea come quando noi andiamo in vacanza e ci mettiamo sullo sfondo di un paesaggio, del mare e ci facciamo una foto. Si vede una costa dietro, probabilmente della Normandia, del mare, e però che cosa c'è? Questi volti sono avvolti come in dei sudari. Questi sudari che coprono questi innamorati, e lo vedremo anche in altre opere, l'intimità, diciamo, di questa istantanea, di questa vacanza, in un certo senso diventa un'alienazione, diventa un distacco, non è un qualcosa, il fatto che stiano vicini, ma siano comunque separati da un lenzuolo, da questo senso anche di quasi di soffocamento. Veniamo al movimento più radicale, più dissacratorio di tutti delle avanguardie. Guardiamo le differenze però tra surrealismo e dadaismo. Mentre il dadaismo ha il gusto per la provocazione e non c'è, lo abbiamo detto, uno stile unico, ma c'è sempre questa sperimentazione, vuole distruggere tutto, è anarchico, si pone contro la guerra e contro la classe borghese. Guardiamo il surrealismo. Il surrealismo, viceversa, appartiene al sistema, ma vuole sovvertirlo, scardinarlo dall'interno. Quindi i surrealisti, a differenza dei dadaisti, elaborano una poetica, si danno anche proprio un codice di comportamento, devono atteggiarsi in una certa maniera. Si passa, questo è fondamentale, dalla negazione invece all'affermazione. Il surrealismo non vuole distruggere nulla, ma costruire. Quindi si recuperano oggetti del proprio vissuto, oggetti della propria memoria, oggetti della nostra esistenza che entreranno in campo in gioco. Si parla di una surrealtà, di una realtà che è superiore, ma il fatto che non sia visibile e che sia invisibile la rende più autentica. Il poeta del gruppo è André Breton, pubblica il Manifesto del 24. Considerate che il movimento surrealista si sviluppa in Francia per poi diffondersi, ve l'ho detto, a livello veramente internazionale. Tenete presente che ci sono due tendenze. Una astratta, è quella per esempio, vi dico un artista, Miro, è uno dei più famosi, e una tendenza invece figurativa, è quella di Magritte, di Max Ernst, di Dalì. Pubblicheranno il primo manifesto nel 24, il secondo manifesto lo pubblicheranno nel 29, legando il movimento al Partito Comunista, e molti artisti a questo punto scelgono un percorso indipendente, autonomo, slegato dalla politica. È il caso, per esempio, poi anche di Salvador Dalì. Abbiamo quindi nel surrealismo queste due anime, no? Due tendenze principali. Da un lato, appunto, artisti come Magritte che non hanno mai abbandonato appunto la figurazione, pur dando forma al sogno, all'immaginario, a un reale che sembra però impossibile, no? Pensate anche al suo Impero delle Luci, che è un tipico quadro surrealista dove tutto sembra reale, tutto sembra normale, regolare, la casa, possiamo vedere il lampione, l'albero, il cielo, pure anche le nuvole, tutto reale. La tecnica pittorica è praticamente tradizionale, niente situazioni scomposte, forme strane, niente colori naturali, però c'è qualcosa che ci colpisce. Perché riesce a generare una sorpresa a noi, un mistero, dal momento che la parte inferiore del quadro mostra un ambiente praticamente notturno. Capite bene, c'è anche il lampione illuminato che è acceso e proietta praticamente sul muro la sua forma. E invece, guardate, la parte superiore è completamente in pieno giorno. Questo perché la realtà del quadro è molto diversa dalla realtà nella quale viviamo e quindi è come se fosse un mondo parallelo in cui tutto sembra possibile. Quindi l'arte di Magritte abbiamo visto che non abbandona la figurazione e dà forma a questo immaginario e non si discosterà mai Magritte dal linguaggio naturalistico in cui gli elementi sono ben riconoscibili. Mentre artisti per esempio come Miro
fecero ricorso a un linguaggio completamente nuovo, servendosi di elementi astratti, di forme, di segni, di colori, di trame, addirittura delle texture, una tendenza potrei dire molto più astratta. La sua pittura sembra nascere, diciamo, anche dal gioco, pensate al Carnevale di Arlecchino. Ci sono degli elementi riconoscibili come la stanza, il tavolo, la finestra, ma tutto il resto è popolato appunto da piccoli mostri, da tantissimi oggetti, da figure che nascono come dall'inconscio, no? I dipinti di Miro diventano poi sempre più essenziali. Pensate alla sua ballerina numero 2, dove sopra un cielo blu che richiama la profondità anche del mare si distingue una sfera, poi c'è un cuore e altri piccoli segni. Non è in realtà un quadro astratto, perché di questa ballerina Miro raffigura la testa come una luna illuminata solo per metà e ci mostra il ventre, il suo cuore che è rosso e le sue gambe, vedete, che sono diventate dei fili sottilissimi, lunghe e sembrano quasi delle note musicali. E quindi che cosa possiamo notare? In questo dipinto ci viene suggerita l'idea che il cuore, la passione di questa ballerina, il cuore possa pulsare, emanare un'energia quasi primordiale. Arriviamo poi a Salvador Dalì, lui ci raffigura un mondo che potrei dire veramente alla rovescia. Lui ha una grande immaginazione, i suoi dipinti raffigurano quasi sempre paesaggi, a volte deserti, dove ci sono delle creature fantastiche. Per esempio c'è un dipinto che si intitola I cigni che riflettono elefanti, dove Dalì gioca sugli inganni della percezione visiva e gioca spesso sull'ambiguità delle figure. Ci sono dei tronchi secchi, praticamente uno specchio d'acqua e ci sono 3 cigni, ma il loro riflesso prende le forme invece di 3 elefanti in piedi su un bordo inferiore. Ma allora noi ci chiediamo qual è la vera immagine? Ogni realtà può diventare praticamente possibile e un tema ricorrente appunto di Dalì è proprio quello degli elefanti. Gli elefanti che appaiono anche in un paesaggio desolato e si reggono su esili zampe, sembrano quasi zampe di un ragno, portando sospeso invece sulla groppa, sulla schiena, un obelisco. E quindi la realtà è capovolta perché l'animale terrestre più pesante di tutti in realtà sembra proprio il più leggero. Ci rappresenta poi attraverso tutti i suoi orologi molli, no? La persistenza della memoria, e molli come un formaggio, il formaggio Camembert, che è un formaggio francese di consistenza appunto cremosa, che lui vide una volta sciogliersi al sole. La scena è ambientata lungo la costa della Catalogna, è riconoscibile la scogliera sullo sfondo e poi che cosa vediamo? Vediamo questi 3 orologi, uno posato sul bordo, uno invece è penzolante da un ramo e uno invece si trova chiuso e che viene ricoperto da tantissime formiche. Un quarto orologio invece adagiato su una strana figura distesa a terra, questa figura che ricorda anche il profilo proprio di Salvador Dalì, con un occhio chiuso, da grandi ciglia e il naso che risulta appoggiato sul terreno. Lui è un artista che dipinge veramente le allucinazioni. Questi orologi molli rappresentano un capovolgimento della realtà, perché il tempo vissuto attraverso il ricordo, attraverso la memoria, perde la sua rigidità, no? E diventa quasi elastico, diventa quasi, potrei dire, malleabile. Vi aspetto alla prossima lezione.